La pianta che vedete tra le mie mani è una delle piante più preziose che potete tenere in casa, ovviamente anche in giardino, nell'orto, e non potete immaginare la quantità di benefici e di proprietà che possiede. Bellissima da vedere e soprattutto considerata sin dall'antichità un potente medicinale naturale. Quindi nella puntata di oggi vi spiego praticamente tutto, andremo a vedere quali sono i suoi benefici, come si coltiva e soprattutto come si utilizza. Tra l'altro mi raccomando, perché al termine del video ci sarà il nostro concorso settimanale. Questa settimana tenetevi forte, metteremo in palio 100 kg di puro humus di lombrico vermine, che sarà sicuramente molto utile per curare le piante del tuo balcone, del tuo orto. Quindi direi di iniziare subito, perché credetemi, il valore di questa pianta è immenso e sono sicuro che per te sarà un piacere conoscerla da vicino. Quindi iniziamo subito, andiamo! Allora ragazzi, eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale racconto di come coltivo il mio orto, ma non solo. Infatti oggi ti parlerò di questa pianta straordinaria. Ti lascio qualche secondo per vederla bene e soprattutto da vicino, così poi non mi dite che non l'avete riconosciuta, anzi cercate di capire di che pianta si tratta. Guardatela bene e già. Ragazzi, quest'oggi parliamo del mirto. So che quando diciamo la parola mirto già ci viene in mente sicuramente la Sardegna e il suo famoso liquore, ma ragazzi, il mirto, oltre ad essere una pianta straordinaria che già solo per questo dovremmo averla in casa, è veramente molto di più, e oggi ti voglio veramente raccontare nel dettaglio un po' di più su questa pianta. Il mirto è una pianta ricca di storia, simbolismo e utilità pratica che ha affascinato le persone per secoli. La sua presenza in molte culture e tradizioni è testimonianza non solo della sua importanza, ma soprattutto della sua versatilità. Nell'antichità il mirto, pensate, era considerato una pianta sacra a Venere, in quanto si riteneva che la dea, appena nata dalla spuma del mare, per nascondere la sua nudità si fosse rifugiata dietro a un boschetto di mirti. E dopo un breve cenno di storia andiamo finalmente a conoscere quali sono le sue proprietà. Iniziamo. Comincerei con il dire che è ricco di antiossidanti, ed in particolare la vitamina C e i polifenoli, che possono combattere i radicali liberi e ridurre il rischio di danni cellulari. Tra l'altro è importantissimo anche contro l'invecchiamento della pelle. È un potente antinfiammatorio e il suo utilizzo può ridurre l'infiammazione del corpo, contribuendo a migliorare la salute generale del nostro corpo. È un potente digestivo. Da secoli infatti il mirto è stato utilizzato per combattere disturbi gastrici, mal di pancia, dopo indigestioni, flautolenza, e realizzare una tisana, un infuso con il mirto è veramente semplicissimo, anzi adesso ti spiego anche come fare. Ci basterà tagliare in piccoli pezzi alcuni ramoscelli, sia freschi che secchi, visto che il principio rimane inalterato. Ci interessa, mi raccomando, anche il gambo, che ha molte proprietà e composti benefici, e tagliamolo così, in questo modo, in piccoli pezzi. Io utilizzo questo infusore, vado ad inserire una porzione di mirto, come state vedendo, e semplicemente vado ad aggiungere dell'acqua calda. Lasciamo in infusione per circa 15 minuti e guardate innanzitutto che bel colore che sta assumendo l'acqua, e quindi questo vuol dire che i principi attivi si stanno solubilizzando. Veramente una soluzione facile e soprattutto molto gustosa. Il consiglio è di utilizzarlo dopo i pasti, quindi proprio come un tè. Un aspetto importantissimo sono le sue proprietà decongestionanti. Infatti aiuta a sciogliere il catarro nel tratto nasale, nelle vie respiratorie, e cura problemi polmonari e problemi respiratori in generale legati ai bronchi. Così come l'eucalipto ha proprietà benefiche, e quindi il consiglio è di utilizzarlo attraverso inalazione. Anche in questo caso è veramente semplicissimo. Ti basterà prendere alcuni pezzettini di mirto, andarli ad inserire in una pentola con circa 500 ml di acqua ultra bollente. Andiamo ad inserire anche qualche foglia di alloro e nulla. Adesso che la soluzione è pronta,
volta, dobbiamo solo respirarla. Sono sicuro, anche perché comunque ci sono molte ricerche sul caso, che riusciremo a risolvere i problemi legati alla nostra respirazione, quindi ottimo da utilizzare soprattutto questo inverno con i vari sintomi dell'influenza, quindi raffreddore e altro. E prima di fornirti alcuni spunti utili su come coltivare il mirto in casa o comunque in giardino, è arrivato anche il momento del nostro concorso settimanale. Come ti ho anticipato nella intro, questa settimana, grazie a Surfshark VPN e ai suoi favolosi servizi, metteremo in palio 100 kg di puro humus di lombrico vermiceo, humus che, come ho detto, ti sarà veramente molto utile soprattutto in questo periodo, sia per le piante del balcone ma soprattutto per l'orto. E prima di spiegarti come fare per vincere, penso che sia anche importante spiegarti cosa fa Surfshark VPN. Surfshark VPN è un servizio utilissimo, ci consente di navigare su tutti i siti web garantendo la massima privacy. Il funzionamento è molto semplice, ci basta modificare solo virtualmente però la nostra posizione geografica e nessuno potrà tracciare la nostra identità. Tra l'altro, una cosa importantissima è che ha integrato un potente antivirus e quindi possiamo tenere al sicuro i nostri dispositivi, che sia un PC fisso piuttosto che il nostro cellulare, ma la grande figata è che ci consente di risparmiare se facciamo degli acquisti online, sia di beni ma soprattutto di servizi. Quindi, che ne so, una vacanza, e come ho fatto io in questo caso, questa settimana dovevo rinnovare il contratto con questo noto servizio di streaming, quindi in Italia avrei pagato 17,99 €, ho modificato semplicemente la posizione, mi sono spostato in Turchia e grazie al cambio favorevole e al fatto che lì costa praticamente tutto di meno, l'ho pagato appena 5 €, quindi in realtà questo servizio ve lo ripagate veramente da soli. Inoltre, scrivendo il codice Green Italy, questo che vedi qui sotto, avrai la possibilità di avere ulteriori 3 mesi gratis, quindi che dire, è veramente un servizio che ti consiglio di provare. E quindi adesso come fare a vincere questi 100 kg? Ma è semplicissimo, ti basterà indovinare il primo numero, che questa settimana non poteva che essere associato alla ruota di Cagliari. L'estrazione è questa che vedete qui in basso, quindi devi indovinare il numero, però ti ricordo che il concorso è riservato agli iscritti, quindi se vuoi giocare ma soprattutto vuoi fruire di contenuti simili ogni settimana, quindi parliamo di orto, benessere naturale, medicina naturale, cosmesi naturale, beh, non rimane che iscriverti. E adesso andiamo finalmente a vedere quali sono questi accorgimenti per coltivare il mirto. Seguimi. Allora, coltivare il mirto è veramente semplicissimo, e questo perché è una pianta molto resistente, è una pianta arbustiva sempreverde che si adatta veramente molto bene a situazioni anche estreme. È una pianta tipica mediterranea, tra l'altro quando dico mediterranea dobbiamo pensare a quello che è per esempio il clima della Sardegna, quindi predilige inverni piuttosto miti e estati molto calde e soprattutto secche, quindi riesce veramente ad adattarsi bene. Allora, ci sono innanzitutto diverse varietà. Questo per esempio è una varietà tarantina, è una varietà più bassa rispetto a quella tradizionale, cresce fino a 2-3 metri, ha delle foglioline un pochino più piccole, ma è comunque molto aromatica. È una pianta che si adatta talmente bene che per esempio nel vivaio sotto casa l'ho trovata anche in questa forma, e questo perché è una pianta che viene spesso utilizzata per creare delle siepi. Guardate invece quest'altra pianta che ho preso, la trovate anche così nei vari garden, piccolina, con già delle bacche attaccate. Allora, alcune indicazioni che sono comunque importanti: è una pianta che ha molto bisogno di luce, quindi se la mettiamo comunque in casa dobbiamo garantirgli almeno 6-8 ore di luce. Mi raccomando al terreno, perché quando diciamo piante mediterranee vuol dire piante che crescono in un terreno prettamente sabbioso, quindi è una pianta che ama l'acqua ma che allo stesso tempo non ama i ristagni idrici, quindi oltre al normale substrato, quando facciamo un rinvaso andiamoci ad aggiungere un pochino di sabbia.
ok? In modo tale da evitare ristagni e quindi eventuali marciumi. Un aspetto molto importante è la protezione nel periodo invernale, perché sì, è vero, è una pianta che si adatta molto bene anche al freddo, ma comunque se abitiamo in luoghi dove magari d'inverno la temperatura scende di molto sotto lo zero, beh, è meglio metterla un pochino a riparo, magari andare a creare una copertura con tessuto non tessuto e niente, questo è veramente tutto quello che serve per far crescere una pianta di mirto sana e rigogliosa. Bene, allora ragazzi, per oggi la puntata finisce qui. Spero che vi sia piaciuta. Mi raccomando, scrivete nei commenti il numero che pensate che uscirà e fatemi sapere cosa ne pensate. Il consiglio con cui vi lascio, oltre a sottoscrivere l'abbonamento con Surfshark VPN, è quello di andare immediatamente dal vostro vivaio e accaparrarvi una bellissima pianta di mirto. Vedrete che quest'inverno riuscirete, grazie alle sue enormi proprietà, a combattere i malesseri dovuti al freddo, al raffreddore, e starete sicuramente molto meglio. Non mi dilungo ulteriormente e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!